diverse domande anche qui. Prego. Yes, I have a question. You just mentioned that things change because of interests and not ideals. Parlavi dei cambiamenti che accadono per interessi e non per ideali. So, what will it take for our civilization, our mankind, to change? Quanto impiegherà la nostra civiltà, l'umanità per cambiare, quindi? It seems to me we're losing the ideal. Perché mi pare, ho l'impressione che stiamo davvero perdendo l'ideale. Sì, c'è da dire che il nostro mondo non ha il medesimo livello di coscienza in tutte le sue componenti. C'è sempre qualche parte, qualche gruppo umano, qualche territorio che ha idee più avanzate rispetto ad altri. Quella di questo pianeta non è una storia unitaria, ovviamente. Ci sono paesi e persone che vivono all'età della pietra, dove ce ne sono, magari stanno meglio per molti motivi, e ce ne sono altre che vivono in momenti molto alienanti. Dipende dai sistemi politici, dai sistemi sociali, da come siamo capaci di immaginare una visione democratica. Io democrazia nel mondo in questo momento non ne conosco. Ci sono gruppi di potere, ci sono multinazionali, ci sono gruppi trasversali, c'è di tutto. È molto più simile al 1400, 1300 e 1400 quest'epoca, come sistemi di visioni, dazi, sistemi sociali. Siamo molto più vicini a quell'epoca rispetto a questa. È una ripetizione storica. Perché non c'è un'accelerazione? Non c'è un'accelerazione perché una tecnologia non corrisponde a una coscienza. Avere una tecnologia molto avanzata non c'entra niente con avere una coscienza molto avanzata. Tant'è che una vecchia immagine, immaginavo a suo tempo gli astronauti con la loro tuta ma una pelle di leopardo di traverso dentro, perché un conto è cosa c'è nella testa e nel cuore delle persone, un conto è cosa c'è nelle capacità che ciascuno può avere, adattandosi al proprio ambiente. Cosa serve? Serve che ci sia una coscienza diffusa, e questa è un'epoca nella quale mancano gli interpreti di questa coscienza. Non lo sono certamente i religiosi, perché sono delle multinazionali che lavorano per i loro affari, non lo sono certamente i politici, perché sono delle nazionali che lavorano per sé. Manca un mondo di ideale. È più facile che tutto questo possa nascere dalle persone singole, da persone che per necessità, per scelta, decidono di cambiare il corso della loro vita. Ma lo fanno poi, senza i ricatti economici, senza queste condizioni nelle quali siamo comunque costretti. Che si voglia o no, direi che in questo momento non siamo cittadini del mondo, ma siamo sudditi nei vari paesi. Manca un'espressione vera di partecipazione, ma anche perché la maggioranza delle persone non la vuole, delega. Allora, nel mondo c'è stata una sola democrazia è stata l'Atene di 1400 anni fa, punto, è durato 82 anni la democrazia, poi non c'è più stata, ci sono stati dei sistemi rappresentativi, ma non sono democratici. Democrazia è un sistema molto più diretto, che oggi teoricamente sarebbe praticabile, grazie a internet, grazie ai sistemi che possono essere sviluppati, ma mancano le coscienze dietro. Ci sono gli interessi e non c'è la coscienza. Quindi siamo in un'epoca molto lontana da una democrazia reale. E questa è la situazione. E speriamo che dei semi puri nascano in mezzo alle persone.
Possono solo farlo persone che decidono di affrontare delle scelte difficili. Non può esserci né democrazia né sviluppo sociale, né tantomeno sviluppo spirituale restando dove si è, nelle stesse identiche condizioni umane, sociali, o dove esiste solo la propria famiglia, dove esiste solo il proprio interesse. Non è esprimibile, non è possibile, quindi possiamo toglierci dalla testa. La stessa inutilità dei momenti di preghiera di quei 10 minuti all'anno che intanto vengono lanciati, belle iniziative ma che servono solo a tranquillizzare la coscienza. Non è che con 10 minuti di pensiero positivo riversato sul mondo cambia qualcosa se poi faccio le stesse cose che facevo prima. Quindi sono movimenti pubblicitari e non movimenti né magici né umani. Questo è lo stato del mondo. Quindi si potrà cambiare quando cambieranno queste cose, quando c'è più gente coraggiosa.